Ciao amici di Fungomagia, un saluto dal Macinator, benvenuti in questo nuovo video dove oggi vi parlerò di un fungo che è molto presente sul territorio italiano e europeo. Parliamo di un fungo che tutti coloro che si dilettano nella ricerca dei funghi hanno incontrato sicuramente più di una volta. Parliamo di funghi molto comuni, funghi che colorano i nostri boschi, che ci sono della stessa specie molte varietà. E oggi vi voglio parlare della russula vesca, un fungo veramente ottimo commestibile. Seguitemi in questo video e vi spiegherò qualcosa. Dovete sapere che la russola vesca è anche chiamata comunemente come colombina rosa. È un fungo commestibile e si trova in Europa continentale e in Nord America. Allora, il termine vesca deriva dal latino vescus, che significa debole, molle, tenero. Questo aggettivo è riferito alla sua carne, che è particolarmente fragile e friabile in questo fungo. Si rompe facilmente il suo gambo come fosse un gessetto. In effetti si dice che è cassante la sua carne. È un nome antico che è risalente al periodo in cui i naturalisti usavano la lingua latina per classificare le varie specie in base alla consistenza della carne piuttosto che dall'aspetto del cappello o del gambo. La russola vesca è un fungo simbionte che fruttifica nei boschi di latifoglia e aghifoglia. Si trova dalla fine dell'estate fino all'inizio dell'autunno. Questo fungo è simbionte con alberi, diciamo che spesso sono querce, faggi, pini. La sua presenza può essere un segno comunque di salute del nostro sottobosco. Come possiamo vedere, il fungo ha un cappello che può variare tra i 5 e i 10 cm. Inizialmente è convesso, cioè quindi tondeggiante, poi diventa piano piano leggermente depresso al centro, quindi fa una sorta di forma imbutiforme quando è a grande maturazione. La cuticola, se voi vedete, la tirate via, è asciutta e opaca e si separa per 2/3 del nostro fungo. Quindi è inconfondibile. Il colore può variare da bianco al rosa, al carnicino o al nocciola. Se noi guardiamo nella parte sotto del fungo, il nostro imenoforo è composto da lamelle, sono fitte e spesso biforcate all'inserzione con il gambo. Sono biancastre e poi diventano leggermente crema, con delle macchie che sembrano macchie di ruggine, quando il fungo ha raggiunto una maturazione avanzata. Il gambo misura dai 6 agli 8 cm per uno spessore di circa 1 cm, 2 cm e mezzo. È biancastro, cilindrico e di solito è più sottile alla base, inizialmente è pieno e poi diventa spugnoso. La carne è bianca, soda, e tende a ingiallire fino a macchiarsi di bruno con l'età. L'odore è gradevole, il sapore è dolce e simile a quello delle nocciole. La consistenza del nostro fungo, se noi andiamo a prendere il gambo e lo spezziamo, potremo notare che è cassante, cioè quindi si spezza come un gessetto. Una particolarità della russola vesca è che la sua carne, masticata cruda, ha un sapore dolce
è appena nocciolato, ma può diventare leggermente piccante se esposta al sale, sì, proprio così, o all'essiccazione anche. Questo ha portato addirittura alcuni cercatori a testarla un tempo in modo empirico, sfregando un granello di sale fresco sulla carne bianca tagliata per riconoscerla da altre russole più pungenti. Guardate qui che meraviglia, che bella russola vesca. Oh, bla bla bla. Bella, bella e buona, ragazzi. Ricordiamoci che questo fungo è uno tra le prime ad uscire e di solito dopo la russola vesca fuoriescono i nostri porcini. Quindi regolatevi, che però non vale per le cianoxiante o le virescenze e via dicendo. Questa vale per la russola vesca. Quando vedete queste, che ce ne sono parecchie nel bosco, vuol dire che il bosco è pronto a regalarvi gioie con le nostre bolettacce. Nel passato rurale di molte regioni italiane, in particolare in Emilia-Romagna, in Toscana, in Piemonte, la russola vesca veniva soprannominata il fungo del pane. E voi chiederete, il fungo del pane? Non perché avesse odore di pane, ma perché era così diffuso e sicuro da mangiare che si raccoglieva come il pane e quotidianamente e addirittura senza troppa attenzione. Alcuni anziani dicevano che dove cresce la vesca cresce anche il pane. Intendo che era indice di boschi generosi e suoli fertili. Dovete sapere che la cuticola del cappello della russola vesca si sfalda facilmente verso il margine. Questo significa che puoi sollevare la cuticola con le dita per creare una sorta di zona di sfaldamento intorno al bordo del cappello. Questa, considerate che è una caratteristica tipica di questa specie e questo è un fattore importante perché può aiutarvi a identificarla facilmente. Mi raccomando, è importante rimuovere la cuticola dal cappello della russola vesca, ma anche delle altre specie, prima di consumarla. Perché questo? Perché la cuticola può essere leggermente amara e rimuoverla si migliora di sicuro il sapore complessivo del fungo. Voi vi chiederete, una volta raccolte, dopo averle chiaramente pulite, tolte la cuticola, eliminato dalla terriccia che è sul fondo del gambo, come le cucino? Trifolate. Le russole sono ottime trifolate con aglio, olio extravergine d'oliva. Puoi servire come contorno o aggiungere a un primo piatto. Ad esempio, tagliate le russole a pezzi, mettetele in padella con aglio e olio, poi unisci la pasta fresca tipo trofie, un cucchiaio di panna per un piatto delizioso, verrà spettacolare, e un punto di sale. Bene, siamo giunti alla fine di questo video, spero che lo abbiate trovato interessante. Abbiamo parlato di una delle molteplici specie di russole, quindi siamo partiti dalla prima, quella che compare per prima, la russola vesca o colombina rosa, e chiaramente mancava nel nostro album dei video dove parlo chiaramente non solo di porcini ma anche delle varie specie sia edibili che non edibili. Quindi adesso siamo partiti con la russola vesca, poi più avanti sicuramente creerò altri video riguardanti le varie russole, perché è importante riconoscerle. È importante perché vedo che molti le scalciano, è un peccato. Sono ottime, veramente in cucina, fatte al forno, c'è mille pietanze diverse che si possono creare con le russole. Molte le scalciano, è un peccato perché hanno paura che siano funghi velenosi, ma no, è importante imparare a conoscere i funghi, e questo, una volta che avrete la padronanza di riconoscere ciò che c'è nel bosco, sicuramente potrete goderne in cucina con sapori che ancora il vostro palato non aveva ancora mai deliziato. Bene, io vi abbraccio, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Ciao da Macinator e dal mondo di Fungomagia, alla prossima.